Sai qual è la domanda più gettonata di quest'anno? Domenico, perché tornano gli ex? Ecco, all'interno di questo video voglio spiegarti il perché e soprattutto come comportarti. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che settimanalmente pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora, cerchiamo di calarci subito all'interno di questo argomento e quindi perché tornano gli ex? C'è una premessa da fare. Bisogna considerare che in amore molto spesso si è come su una giostra, quindi bisogna essere pronti a salire, avere una spinta emozionale alta e molto spesso anche il rischio di cadere, il rischio di avere paura, è un po' come la giostra, bisogna soffrire e bisogna gioire. Questo è un concetto fondamentale da considerare prima di ogni altra cosa che da questo momento in poi ti dirò. Quindi, fatta questa doverosa premessa, ora ti spiego 3 cose fondamentali che devi sapere, che devi assolutamente sapere se ti stai chiedendo perché tornano gli ex. Il primo motivo per il quale una ex o un ex torna nella tua vita è semplicemente per fare missione di ricognizione, quindi capire se ancora stai soffrendo, se ancora stai vivendo nell'illusione di tornare insieme, se ancora sei indebolito o indebolito emotivamente e quindi pronta o pronto al ritorno. Quindi qualora l'altra persona dovesse ripensarci per un qualsiasi motivo, ci sei? Non ci sei? Tornerai insieme? Non tornerai insieme? Quindi questa si chiama missione di ricognizione, cercare di capire se ancora sei lì pronta o pronto al ritorno, ok? Questo è il primo motivo che devi considerare quando ti chiedi se gli ex tornano e perché lo fanno. Il secondo motivo per il quale gli ex tornano in verità è che nella tua vita molto probabilmente qualcosa sta cambiando, qualcosa di bello sta emergendo, forse o stai seguendo un percorso come il mio o ci hai creduto un po' di più o pensi che tu vieni prima di qualsiasi altra cosa al mondo, allora ti stai dando una spinta concreta per quanto riguarda proprio la tua crescita personale e allora l'altra persona se ne accorge e deve venire nella tua vita per cercare di capire qualcosa in più. Quindi la tua vita sta cambiando e l'altra persona vuole capire come, quando, perché, con chi soprattutto. Ok? Questo è il secondo motivo che devi tenere in considerazione. La terza ragione per la quale gli ex tornano in realtà è che hanno perso equilibrio nel post rottura, o meglio, nella parte successiva, proprio quella immediatamente successiva alla rottura, loro sentono una certa forza, una certa carica emotiva. Hanno preso la decisione, la stanno portando avanti con coraggio, con determinazione, un po' come facciamo tutti quando iniziamo il percorso dietetico, quando iniziamo il percorso in palestra, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio una grande carica. A un certo punto si inizia a perdere quell'equilibrio emotivo e quindi si riaffacciano nella tua vita per cercare di dare un senso a quell'equilibrio e ripristinarlo. Come? Nel momento in cui verrai trovata o trovato in uno stato emotivo di attesa, quindi ancora lì sofferente, cercare di, di disperare che ancora qualcosa possa rivenire a galla, allora in quel caso l'altra persona prende fiducia di nuovo, si autoalimenta emotivamente, come si suol dire, e sparisce sostanzialmente. Poi quella è la fase successiva. Quindi questa è la terza ragione. Ora, a prescindere da quale di queste ragioni che ti ho spiegato si è verificata nella tua vita, quello che ti chiedo di fare in realtà è non credere a nessuno di questi ritorni, ok? Nessuno di questi 3 ritorni che ti ho indicato è valido, non devi crederci assolutamente, almeno in una prima fase,
E quello che devi fare è testare, entrare nella fase di testing e cercare di capire cosa realmente vuole l'altra persona. Come farlo? Semplicemente non concedendoti dal punto di vista emozionale, emotivo, comunicativo, cercando di rimanere sempre nella cordialità, come se fosse un buon vicino, una buona vicina di casa, ok? Questo sarà il tuo atteggiamento per le prossime 2-3 settimane. Poi, se gli ex hanno costanza, allora cercheranno realmente di far capire quali sono i loro reali intenti, altrimenti ti stavi trovando davanti soltanto a una prossima delusione amorosa e questo in realtà non è utile per te, non è genuino, ecco, da un certo punto di vista, soprattutto emozionale. Ora, spero che questo video ti sia stato d'aiuto, mi fa piacere sapere come la pensi con un commento, lascia un like, iscriviti al canale e dammi qualche suggerimento, eventualmente se vuoi capire qualche altra argomentazione in più sul tema della riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Inoltre in descrizione troverai tutti i miei riferimenti se vuoi metterti in contatto con me, magari ti posso aiutare in un qualcosa. Ti ringrazio e alla prossima. Ciao!